in collaborazione con... I quartieri a Napoli sono tutti i vicoli che da Toledo si dirigono sgroppando verso la città alta. Vi formicolano i gatti e la gente, incalcolabile il loro contento di festini nuziali, di malattie ereditarie, di ladri, di strozzini, di avvocati, di monache, di onesti artigiani, di case equivoche, di coltellate, di botteghini del lotto. Dio creò insomma i quartieri per sentirvisi lodato e offeso il maggior numero di volte nel minore spazio possibile. Con queste parole, lo scrittore napoletano Giuseppe Marotta descrive la vitalità dei quartieri spagnoli nati nel Cinquecento, quando Napoli diventa la capitale del Viceregno di Spagna. La città perde l'indipendenza, ma non l'animo indomito, dolente e gioioso, colto e disperato, grazie al quale, nel secolo successivo, il barocco troverà massima espressione nell'architettura, nella scultura e soprattutto in un'eccezionale scuola pittorica. Agli inizi del Cinquecento impazzano le guerre d'Italia che vedono contrapporsi la corona di Francia e quella di Aragona per il controllo del sud Italia. Dopo la vittoria nella battaglia del Garigliano, il 14 maggio 1503, Gonzalo Fernández de Córdoba, comandante delle forze spagnole, entra a Napoli e diventa il primo viceré spagnolo della città. Da questo momento il Regno di Napoli diviene parte dei possedimenti della Corona di Spagna e vi resterà per una stagione lunga, oltre 2 secoli. Durante il governo dei viceré, Napoli vive forse il momento più contraddittorio, doloroso e allo stesso tempo identitario della sua storia. Negli anni 30 del Cinquecento, per volontà del viceré Don Pedro de Toledo, nasce l'omonima Via Toledo e lungo quest'asse la zona che porta il nome dei dominatori iberici, i quartieri spagnoli. I quartieri servono per la sistemazione dell'imponente esercito che il governatore acquartiera in città per difenderla e sedare eventuali rivolte della popolazione. Costruiti con un impianto ortogonale che disegna un fitto reticolo di strade, i quartieri spagnoli divengono subito un ricettacolo di prostitute e malviventi, teatro di violenza e delitti. Il carattere del quartiere è rimasto a lungo chiuso, impenetrabile, stretto nelle pittoresche stradine, con i bassi che si aprono come bocche e occhi sulle strade. Oggi i quartieri spagnoli sono in gran parte bonificati e recuperati. Alzando la testa tra i suoi vicoli, il cielo è decorato dal bucato steso sui fili tirati tra i palazzi, mentre alcune botteghe portano avanti le tradizioni artigianali napoletane.
Negli stessi anni in cui nascono i quartieri spagnoli, il viceré Don Pedro de Toledo dà l'avvio ai lavori di un palazzo di cui oggi non rimane traccia. Miglior fortuna è toccata a un secondo edificio costruito poco lontano, 50 anni dopo, il Palazzo Regio. Il progetto viene intrapreso per iniziativa della moglie di Fernando Ruiz de Castro. La contessa di Lemos, saputo dell'imminente visita a Napoli del re di Spagna, convince il marito a costruire un palazzo degno di ospitare tutta la sua corte. Il sovrano non metterà mai piede a Napoli e non vedrà mai l'edificio progettato dal maggiore architetto dell'epoca, il ticinese Domenico Fontana. E così, sul largo di Palazzo, oggi piazza del Plebiscito, sorge uno dei palazzi più straordinari della storia di Napoli. Entrati nel palazzo ci si trova davanti al magnifico scalone d'onore che nel Settecento Montesquieu ha definito come il più bello d'Europa. Lo scalone è realizzato da Francesco Antonio Picchiatti tra il 1651 e il 1666, ma a causa di un incendio viene modificato e decorato da Gaetano Genovese intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Dalla scala si giunge in un luminoso ambulacro che in origine era una loggia aperta e adesso è chiuso da vetrate ottocentesche. Dall'ambulacro si accede al nucleo più antico dell'edificio, l'appartamento reale, residenza dei viceré spagnoli e austriaci fino al 1734 e successivamente dei sovrani Borbone. L'impronta dei viceré spagnoli è qui ancora ben visibile nella decorazione dei soffitti. La seconda anticamera conserva infatti gli affreschi seicenteschi di Belisario Corenzio, maestro di origini greche attivo a Napoli con una fiorente bottega molto ricercata dalla committenza locale. La volta è divisa in 5 scomparti, in cui sono raffigurati altrettanti episodi che celebrano le imprese di Alfonso V il Magnanimo, fondatore della dinastia aragonese che fece il suo ingresso trionfale in città il 26 febbraio 1443. Attraversando l'anticamera si accede alla sala del trono e al passetto del generale che conduce ad un altro ambiente che celebra i fasti della Casa di Spagna, la sala degli ambasciatori. Suddivisi in 14 riquadri del soffitto incorniciati da stucchi, vi sono narrati episodi della vita di Ferrante d'Aragona, re di Napoli dal 1458 al 1494. L'area orientale del palazzo è occupata dal grande appartamento di etichetta voluto da Ferdinando II di Borbone nella prima metà del XIX secolo, oggi divenuto un museo ricco di pitture, statue e mobili d'epoca. Nel corso dei secoli il palazzo si è arricchito di nuove stanze, tra cui spiccano i salotti di ricevimento e gli ambienti privati della regina Maria Amalia di Sassonia, moglie amatissima di Carlo III di Borbone. Altri ambienti significativi sono lo studiolo di Gioacchino Murat, riccamente arredato con i mobili di Weissweiler, e il maestoso salone d'Ercole in cui si tenevano gran balli e ricevimenti. Fino al XVIII secolo quest'ambiente conservava i ritratti dei sovrani di Napoli, sostituiti poi da una serie di arazzi di amore e psiche realizzati dalla manifattura reale. Nello stesso salone si trova il grande orologio bronzeo con Atlante che regge il globo di manifattura francese del XVIII secolo.
Mentre si lavora alle modifiche del Salone d'Ercole, viene trasformata anche l'antica Sala Regia per spettacoli e feste, che diviene teatro di corte grazie al progetto del grande architetto Ferdinando Fuga. Tornando all'ambulacro, si accede alla Cappella Palatina, costruita a partire dal 1646 su disegno di un altro protagonista dell'architettura di quegli anni, Cosimo Fanzago. La cappella presenta un'eclettica decorazione. Di grande pregio è l'altare maggiore, opera del maestro Dionisio Lazzari, decorato con pietre dure, agate, lapislazzuli, onici di aspri ametiste. Sorto allo scoccare del Seicento, Palazzo Reale è divenuto residenza non solo dei viceré, ma di tutti i potenti che si sono avvicendati a Napoli. Sul finire del Cinquecento un altro noto palazzo napoletano veniva radicalmente trasformato in uno dei luoghi di culto più importanti della città, la chiesa del Gesù Nuovo. Questo gioiello del barocco napoletano ha una storia molto singolare, in parte legata ai viceré. Nell'anno 1547, sotto Don Pedro da Toledo, viene realizzato il tentativo di portare a Napoli l'Inquisizione spagnola, ma il popolo napoletano si ribella e incarica Ferrante di San Severino di protestare con l'imperatore Carlo V. Molto amato dal popolo, il San Severino si batte per non far approdare l'Inquisizione a Napoli, ma la sua posizione gli procura l'avversità del viceré spagnolo, che lo costringe all'esilio in Francia e gli confisca tutti i possedimenti, tra cui il bellissimo Palazzo di Napoli, che nel 1584 viene venduto ai Gesuiti per divenire una chiesa. Una volta in possesso del palazzo, i gesuiti danno avvio a una ristrutturazione radicale degli interni. L'interno è a croce greca ed è ricchissimo di decorazioni marmoree dovute in gran parte a Cosimo Fanzago. La cupola originaria, crollata e oggi sostituita da una scodella del tardo Settecento, conserva nei pennacchi affreschi che raffigurano gli evangelisti, realizzati nella prima metà del Seicento da Giovanni Lanfranco. Le volte sono affrescate con scene che raccontano la vita di Gesù. I dipinti sono realizzati da Belisario Corenzio tra il 1636 e il 1638, ma dopo il terremoto del 1688 alcune di esse sono state ridipinte da Paolo de Matteis. Grazie all'architetto gesuita Giuseppe Valeriano, questa chiesa diviene una delle più straordinarie testimonianze di decorazione barocca a Napoli. Nell'abside centrale si trova l'altare maggiore realizzato nel 1854, sormontato dalla maestosa statua della Vergine Immacolata, adagiata su un grande globo. Alla base vi sono 3 bassorilievi in bronzo, tra cui la riproduzione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e 8 medaglioni bronzei a forma di conchiglia, con altrettanti busti di santi. Sulla controfacciata è presente lo straordinario affresco di Francesco Solimena, La cacciata di Eliodoro dal Tempio, dipinto nel 1725. Ai lati della navata centrale si aprono 10 cappelle, decorate con dipinti e ornate da altari marmorei. Se dentro le chiese tra il Cinquecento e il Seicento fiorisce l'arte barocca, tra le strade di Napoli la situazione di indigenza dovuta a tasse e gabelle imposte al popolo gonfia le fila di poveri e disperati. In questi anni sorgono molte opere benefiche e di misericordia, come la Confraternita dei Bianchi della Croce, che fonda un orfanotrofio che più tardi diventerà uno dei 4 conservatori di Napoli. I ragazzi che frequentano l'edificio della strada dell'Incoronata indossano abiti e berretti turchini e così il nome dell'istituto diviene Conservatorio della Pietà dei Turchini.
al conservatorio, oggi scomparso, sorge anche una chiesa. Alle originarie strutture della navata centrale e le 10 cappelle sono stati aggiunti in seguito la cupola e il transetto. Fin dalla sua fondazione nella chiesa lavorano alcuni fra i protagonisti della pittura napoletana barocca, rococò e neoclassica. Ne sono un esempio i dipinti di Giacinto Diano, l'adorazione dei magi, l'adorazione dei pastori e la presentazione di Gesù al Tempio. Nell'abside si possono trovare a confronto molti straordinari pittori. Dietro l'altare è posta la maestosa tela della Pietà, sempre di Diano, sotto la quale si può ammirare l'invenzione della croce, il capolavoro di Luca Giordano, dipinto alla fine degli anni '80 del Seicento. La settima cappella è decorata da alcune tele del pittore napoletano Andrea Vaccaro. Le scene sono tutte tratte dalla Passione di Cristo. La flagellazione e l'incoronazione di spine, l'andata al Calvario e Cristo dinanzi a Pilato. In questa cappella si trova una deposizione di Luca Giordano che dentro i turchini realizza anche le 2 tele laterali, con San Giacinto che attraversa il Boristene e la visione di Santa Rosa da Lima. Tra tutte queste stupende pitture ce n'è una che più delle altre ci riporta all'epoca della costruzione della chiesa e ci offre un indizio per capire l'evoluzione della pittura napoletana del Seicento. La Trinitas Terrestris di Battistello Caracciolo, realizzata nel 1617. Questo dipinto infatti è un vero e proprio omaggio a un grande capolavoro presente a Napoli. Le 7 opere di misericordia di Caravaggio, che Battistello ha potuto ammirare al Pio Monte della Misericordia, un'istituzione laica di ispirazione cattolica che cerca di aiutare i poveri e gli oppressi. Nell'ottobre del 1606 Caravaggio arriva a Napoli con l'aiuto della marchesa Costanza Colonna, costretto a fuggire da Roma dove è stato condannato alla decapitazione per aver ferito a morte Ranuccio Tommasoni in una lite per futili motivi di gioco. Dopo pochi mesi di permanenza nella città, l'artista riceve una commissione molto importante dai confratelli del Pio Monte, testimoniata da un pagamento di 400 ducati per realizzare le 7 opere della misericordia. I nobili del Pio Monte conoscono la fama di Caravaggio e per questo lo hanno scelto, come loro stessi scrivono nel 1613, affinché il quadro fatto da così eccellente artefice fosse corrispondente all'altre grandezze dell'opera di Dio che vi s'esercitano. Nelle 7 opere della misericordia Caravaggio mette in scena il racconto in spazi angusti in cui le diverse azioni si sommano l'una all'altra. Sempre grande l'attenzione per le fisionomie e per lo studio dell'espressione, con la presenza di corpi popolari, probabilmente, come era suo solito, presi dalla strada. Le figure della parte inferiore rappresentano allegoricamente le 7 opere, mentre nella parte superiore troviamo la Vergine con bambino, sorretti da 2 angeli. Interessante notare come le 2 metà del dipinto dialoghino tra loro in modo drammatico. La scena concitata in basso è sovrastata dalla Madonna con il bambino, che però, esclusa la posizione sopraelevata, non presentano nessun segno iconografico a distinguerli dalle persone comuni, e l'allungarsi spasmodico dell'angelo tende alla sfera terrena in modo quasi violento. Nel corso della prima permanenza napoletana, Caravaggio realizza probabilmente anche la flagellazione che oggi si può ammirare al Museo di Capodimonte. Questo monumentale olio su tela è destinato in origine alla chiesa di San Domenico Maggiore. Caravaggio
Caravaggio non si discosta dalla rappresentazione iconografica classica, ma la rinnova profondamente attraverso l'uso sapientissimo della luce, che da elemento naturale diventa simbolo della forza salvifica di Dio e che investe la figura di Cristo con il capo chinato e il corpo scultoreo. Gli aguzzini restano avvolti nelle tenebre e compiono gesti essenziali e misurati, privi di enfasi teatrale, che preannunciano lo strazio che di lì a poco si compirà sull'umanissimo, vero e luminoso corpo del Cristo. La presenza del ribelle Caravaggio a Napoli ha avuto un'influenza enorme e decisiva su tutti i pittori che si sono cimentati dopo di lui. Non solo Battistello, come abbiamo visto ai Turchini, ma tanti altri raccolgono la sua lezione con esiti diversi e personalissimi al tal punto da essere indicati come caravaggeschi. Alcuni tra questi pittori si possono ammirare all'interno della chiesa della Certosa di San Martino. Infatti questo luogo è considerato a ragione una sorta di scrigno della pittura e della scultura napoletana del Seicento e del Settecento. Nonostante la sua fondazione risalga al 1325, grazie al progetto di Tino di Camaino e Attanasio Primario, la Certosa ha subito un cambiamento radicale tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, per poi trasformarsi in una vera e propria macchina barocca sotto la direzione di Cosimo Fanzago tra il 1623 e il 1656. Vero gioiello è la grande chiesa nella quale sono conservati capolavori di artisti e momenti diversi della grande stagione del Seicento. Tra questi vi sono la Deposizione di Massimo Stanzione, la Lavanda dei piedi di Battistello Caracciolo e la Comunione degli Apostoli di Giuseppe de Ribera, che dipinge anche una stupenda Pietà all'interno della Sala del Tesoro. Sul soffitto della stessa sala si ammirano gli affreschi con il trionfo di Giuditta, dipinti da Luca Giordano nel 1704. La cappella di San Martino conserva gli interventi più importanti della decorazione settecentesca. Al suo interno, infatti, Giuseppe San Martino realizza la fortezza, la carità e i 4 gruppi di cherubini. Lo scultore del Cristo velato dimostra anche qui le sue immense capacità di rendere il marmo malleabile e leggero, come leggera ed eterea sembra la Certosa che dall'alto guarda Napoli e sembra benedirla. Seguendo i grandi scultori del Settecento napoletano, dalle altezze della Certosa scendiamo nel cuore della città, a Piazza San Gaetano, dove si trova la Basilica di San Paolo Maggiore, che con la sua scalinata barocca fronteggia la chiesa di San Lorenzo Maggiore. Sorta sul luogo dell'antico tempio dei Dioscuri del I secolo d.C., la basilica dedicata a San Paolo viene costruita tra l'VIII e il IX secolo, affidata a Gaetano da Thiene, fondatore dei Padri Teatini. La chiesa viene completamente ricostruita nel Cinquecento. L'interno è un avvicendarsi di affreschi e decorazioni tipicamente barocche. Anche qui troviamo i maggiori artisti dell'epoca. Sul soffitto della navata centrale si ammirano ancora i resti degli affreschi di Massimo Stanzione che narrano le storie di Santi Pietro e Paolo e la vittoria dei napoletani sui Saraceni. In fondo alla navata centrale campeggia l'altare maggiore realizzato da Antonio De Lucca su disegno di Ferdinando Fuga.
Sulle navate laterali si aprono 14 cappelle, fra le quali si distinguono quella dedicata a San Gaetano d'Atiene, decorata con bassorilievi e affreschi di Alessandro Fischetti, e la Cappella della Purità, che conservava la Madonna protettrice dei Teatini, dipinta da Luis Morales. La Cappella Firrao si distingue invece per gli splendidi rivestimenti parietali a marmi policromi realizzati da Dionisio Lazzari. La chiesa custodisce uno dei grandi capolavori della scultura napoletana del Settecento, l'Angelo Custode di Domenico Vaccaro. Lo scultore, protagonista del fermento artistico tra barocco e rococò, dona al marmo la leggerezza delle piume di cui sono fatte le ali dell'angelo, cinto da un panno svolazzante e morbido come sembra essere la pelle del bambino. L'opera è eseguita intorno al 1724 per volontà dei padri teatini che vogliono ricordare la leggenda dell'angelo che nel 1648 riesce a fermare i tumulti della folla napoletana affamata dalle gabelle che tenta di assaltare e saccheggiare il convento. Gli avvenimenti storici evocati dalla statua di Domenico Vaccaro sono di poco successivi alla breve e fulgente parabola di uno dei personaggi più celebri della storia di Napoli, Tommaso Agnillo, più noto come Masaniello. Il 7 luglio del 1647 i commercianti si rifiutano di pagare una nuova tassa e insorgono contro i ceti nobili locali al motto di «Viva il re di Spagna, mora il malo governo». I palazzi nobiliari vengono saccheggiati e le prigioni svuotate. Nel mezzo delle violenze si distingue un giovane, Masaniello, che viene nominato capitano generale del fedelissimo popolo napoletano. Il capopopolo riesce a essere ricevuto a palazzo in pompa magna insieme a sua moglie Bernardina, ma solo 10 giorni dopo l'inizio della rivolta il rivoluzionario viene ucciso in un agguato con 5 colpi di archibugio. Il suo corpo decapitato viene poi trascinato per le strade della città e gettato tra i rifiuti, ma la sua figura ha continuato a rappresentare l'animo indomito e ribelle dei napoletani. La Napoli barocca dei Viceré è una città ricca di tensioni sociali ed espressioni artistiche. Una polveriera in cui esplodono i luminosissimi fuochi d'artificio di Caravaggio e Masaniello. Due figure che paiono distanti e che invece Napoli riesce a tenere insieme grazie a quella vena di follia e di ribellione che corre sotto traccia tra chiese, palazzi e strade. Una città dolente e mai doma in cui l'arte non è orpello ma veicolo privilegiato per esorcizzare il male e sopravvivere ai soprusi e alle difficoltà della vita. È questo il più prezioso segreto napoletano, trasformare la sofferenza in bellezza.